amici, benvenuti sul canale, benvenuti a questo nostro nuovo video. Oggi vi portiamo con noi a questo raduno di kayak fishing. In effetti è un open day, faremo la prova in pesca in acqua di vari kayak, tra cui Big Mama Triken 330S, quindi split, quello divisibile, e inoltre ci saranno anche altri kayak, tra cui il Triken 380, il 330 e l'S300. Venite con noi in questo video. Allora, sono circa le 8, già alcuni amici sono arrivati sullo spot qui a Castelvolturno, siamo al lago Baia Adventures. Vediamo oggi come andrà questa giornata di prova. Questo è lo scafo che proveremo oggi, il 330 Split Live. Split perché è divisibile e Live perché nella parte posteriore c'è la vasca del vivo. Ovviamente tutte le specifiche poi verranno messe direttamente sul sito e sul canale. Allora, l'occasione di oggi è di provare direttamente in acqua il kayak di Big Mama divisibile, quindi split, Triken 330 Live, come dicevo prima, perché nella parte posteriore c'è una sorta di vasca del vivo che poi proviamo direttamente in pesca. Facciamo la prova di montaggio. Diciamo che abbiamo fatto già lo scarico dall'auto in maniera abbastanza semplice. Ci sono i due pezzi che vengono facilmente scaricati e caricati, quindi eventualmente abbiamo una macchina capiente e non abbiamo la possibilità, per esempio, di doverlo caricare sull'auto, magari c'è chi ha l'auto piccola oppure non ha la possibilità di mettere le barre, lo utilizza entrando all'interno. Un'altra cosa importante del kayak divisibile è ovviamente lo stivaggio a casa. C'è chi non ha la possibilità di un garage e quindi con il kayak divisibile in due pezzi è più semplice riporlo e utilizzarlo nelle nostre battute di pesca. Abbiamo già fatto una prova di montaggio, la facciamo facendo un esempio di come se fossimo da soli, no? Quindi Andrea si presta a questo test e lo montiamo. Quindi c'è una sezione che va direttamente sull'altra e tramite poi questi gancetti che sono nella parte alta con dei fissaggi, dei bloccaggi, l'abbiamo praticamente già montato, no? Abbiamo fatto prima un'ispezione dei gavoni sia nella parte posteriore che nella parte anteriore, che possono essere utilizzati ovviamente per lo stivaggio delle batterie oppure dell'attrezzatura da pesca. Il kayak viene fornito con la pagaia di serie e abbiamo questo comodo vano che va messo sopra la scassa dei pedali, che può essere utilizzato anche come un comodo porta accessori, porta esca e quant'altro. Questa è una novità presente soltanto su questo tipo di kayak. Un'altra novità interessante di questo kayak che è provvisto già di piccole ruote che vanno nella parte posteriore e quindi in questo caso, trattandosi anche di pavimentazione in cemento, è molto semplice perché non abbiamo bisogno di nessun tipo di carrello ed è molto agevole. È un po' differente sulla sabbia, dove ovviamente sarebbero necessarie le ruote adatte, però ecco, dipende anche un po' dagli spot dove andiamo a pesca e quindi di conseguenza dobbiamo attrezzarci per quello che ci serve. La prova che facciamo oggi, visto che ci sono anche delle persone alle prime esperienze, è proprio quello di sentire il feeling con un kayak da pesca, perché questo è realizzato e progettato proprio per la pesca, quindi non è un kayak per andare a pagaiare, per divertirci con, diciamo, delle escursioni a pagaia, ma è un kayak dedicato principalmente per la pesca, perché sia la seduta alta che la murata alta
non ci permette un'agevole pagaiata. Infatti se vedete i kayak che vanno molto bene per le escursioni sono molto bassi e sono molto lunghi. Invece questo, come vedete, ha la chiglia trimarano che serve ad aumentare la stabilità primaria e inoltre ci permette anche, possibilmente con le nostre esperienze, la pesca in piedi, ed è quello che proviamo insieme. Quindi anche persone alle prime esperienze potranno utilizzare il kayak con la pesca in piedi. Poi un'altra cosa importante, c'è la propulsione a pedali. Sul 330S Live c'è la pedaliera con l'elica, mentre su altri modelli come ad esempio l'S300 è prevista la pedaliera con il sistema di pinne. Quindi in questo caso, in questa giornata, proveremo entrambi i sistemi con il permesso di Ale e potremo anche fare una nostra opinione in merito all'uno e l'altro, no? C'era, si è dimenticato il nome. Antonio prima chiedeva, se non ricordo male, qual è più comodo, la pedaliera ad elica o a pinne. Io ti do le mie impressioni, ognuno di noi ti dirà le sue, però quello che conta sono le tue, quindi in questo caso potrai sondare sia l'uno che l'altro sistema. Ora lo mettiamo in pesca, utilizziamo ovviamente unicamente le ruote che sono installate e man mano facciamo ognuno la sua prova. Abbiamo 10-15 minuti per testarlo, possiamo provare una cannetta, eventualmente qui ci sono i bass, vogliamo provare anche un po' a pescare sia in piedi che seduto. Speriamo che i pesci collaborano e speriamo che ci divertiamo. Andiamo a pesca. Ok.
siamo con Antonio che ha appena fatto la prova del kayak. Antonio è le prime esperienze, giusto? Con il kayak fishing, ma anche con il kayak. Il kayak, sì. Per cui ecco, volevo un'impressione tua a caldo, diciamo, di questa prova. Ma molto positiva, certo, insomma, bisogna fare esperienza, però molto positiva e interessante. Ok, dal punto di vista della stabilità ti è sembrato, diciamo, stabile? Hai avuto quel timore di ribaltamento oppure... No, molto stabile, anzi ho fatto io delle prove provando a sbilanciarmi e ho visto insomma che non si ribalta, anzi insomma Sì. dà molta sicurezza. Poi bisogna fare la prova in mare quando Sì, insomma ecco. c'è qualche onda in più, però Vero. tendenzialmente molto positiva, mi sono anche alzato in piedi e insomma è stato facile Ok. e non ho avuto nessun tipo di problema. Questi sono i miglior feedback che possiamo avere, no? Diciamo, di un principiante che ci fa capire, ecco, il suo grado di anche Confidenza con l'attrezzo, se è piacevole, se è comodo. Ovviamente, ecco, ci sono tanti modelli che possono andare che si adattano a specifiche esigenze, però ecco, questo per chi ha problemi di stivaggio per un primo kayak potrebbe essere una scelta giusta. Quindi Big Mama promosso? assolutamente sì, a pieni voti. Ok, grazie Antonio. Grazie a te. Cari amici, la nostra prova in pesca continua qui con Big Mama Triken. Facciamo ancora qualche lancio a bass sperando di fare qualche bella cattura. Che dire, ci salutiamo, anche il nostro amico Christian ci fa un grande saluto e noi ci vediamo il prossimo video, sempre qui su Planet Spin Fishing. Ciao ragazzi e alla prossima!